Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi siamo qui per parlare del cambio ad H e sequenziale di SIMAGIC. Spero che la nuova location vi sia piaciuta, ci ho lavorato un pochino per rendere un pochino più accogliente quello che è il mio angolo simulazione e spero che la cosa vi piaccia. Ma entriamo subito nel vivo della recensione. Sigla! Ciao ragazzi, come vi ho anticipato nell'antefatto, siamo qui oggi per parlare dell'H-Shifter di SIMAGIC. Un cambio dal peso di 2 kg, dalla costruzione tutta in alluminio. Davvero un prodotto molto solido e dall'appeal estetico che mi ha particolarmente colpito. Ma andiamo subito a analizzare le sue peculiarità estetiche. Come ho detto, tutto lo chassis è in alluminio anodizzato nero. La piastra dove lo potrete collegare alle vostre postazioni è da 5 mm. In più, come vedete, ci sono queste due asole e questo foro centrale, quindi potete montarlo veramente in qualsiasi postazione. La distanza che c'è tra le asole nella parte alta e le asole nella parte bassa sono 16 cm e mezzo. L'altezza totale del cambio è quasi di 265 mm, quindi valutate voi a che altezza e in che posizione andarlo a mettere. Nella parte alta del cambio ci sono queste serigrafie molto belle. Nella parte frontale abbiamo la connessione USB di tipo stampante e nella parte laterale c'è la leva che permette lo switch tra cambio ad H e cambio sequenziale. Arriviamo alla parte più importante, la parte del feeling, e questa è data inizialmente da questo pomello. Ha un passo da 12 mm e naturalmente su qualsiasi shop potrete comprare il pomello che più vi piace. Ma anche quello fornito da SIMAGIC personalmente lo trovo davvero molto bello. Andiamo adesso a analizzare il feeling. Anche in questo caso è dato da un pressore che potete regolare qui nella parte dietro. Come vedete c'è questa brugola che potete andare a stringere o ad ammorbidire. Naturalmente la parte ad H potete indurirla un po' di più rispetto alla parte sequenziale, perché altrimenti potrebbe capitare che se indurite troppo quando lo utilizzate come cambio ad H, potrebbe non ritornare quando è a sequenziale. Questo è un tipo di feeling che permette sia la cambiata ad H, e come vedete se lo switcho a sequenziale, permette tranquillamente il ritorno anche a sequenziale. Ma vi faccio vedere, se io già indurisco un pochino per avere una cambiata un pochino più secca, quando ritorna a sequenziale, come vedete, fatica un pochino a ritornare e quindi dovrete riallentarlo un po', in modo da farlo ritornare abbastanza veloce. Il sistema, come ho detto, funziona con un pressore posto nella parte qui frontale. In realtà è un sistema che mi ha tanto ricordato l'Iolox. Praticamente c'è una camma nella parte frontale collegata allo stelo del cambio che va a toccare sulla parte del pressore e praticamente questo è il pressore, questa è la camma, questa lavora in questo modo qui, donando un ottimo feeling a questo cambio. In realtà il sistema a pressori è quello utilizzato nella maggior parte dei cambi sia ad H che sequenziali, e anche SIMAGIC ha scelto questo genere di sistema. Complice anche un'ingegnerizzazione molto buona di questo cambio che evitano giochi particolari nella parte centrale. Ve lo faccio vedere anche qui, ma manderò dei video più specifici. Vedete, ha pochissimo gioco nella parte centrale, rende molto piacevole
e secca quella che è la sensazione, quello che è il feeling. Vi mando però un video molto più specifico, ma per farvi sentire il suono che farà nella vostra postazione e cercarvi di farvi vedere nel modo più nitido possibile qual è il feeling di cambiare. Ragazzi, bentornati. Un altro aspetto che mi preme farvi vedere è il sistema che SIMAGIC ha scelto per la retromarcia, la settima e in questo caso anche l'ottava marcia. E tutto questo avviene, vediamo un po', tirando su questa levetta e spostando in avanti per la retromarcia, tirando su, spostando tutto a destra in avanti per la settima e indietro per l'ottava. In questo caso, se non premete in avanti, ci sarà un blocco insuperabile, totalmente meccanico, che non vi permette di spostare il cambio e quindi di sbagliare marcia. È un sistema che mi ha ricordato tantissimi i sistemi che avevo sulla Super 5 Turbo e anche sulla Clio, sempre perché è difficile spiegare a distanza quello che potrebbe essere il feeling, ma cerco un pochino di farmi capire che cosa proverete quando andrete a innestare la marcia. Il pressore si trova nella sua sede. Nel momento in cui andate a fare il primo sforzo c'è una parte di molla con una sfera che va a ritrarsi e entra nella seconda sede. Questa prima parte dove il pressore va a premersi, quindi quando la sfera va a comprimere la molla, e poi viene risucchiata dalla sagomatura della gamma una volta che andate a inserire la marcia. Cosa un po' diversa quando invece andate a toglierla, sentite sempre una sorta di molla che va a comprimersi, ma in realtà con un feeling molto aiutato nel ritornare nella parte centrale e poi ridarvi il feeling per inserire la marcia successiva. Ma adesso ragazzi ho fatto un video per voi per farvi vedere anche come calibrarlo. Eccoci all'interno del Sim Pro Manager e alla calibrazione del cambio. In realtà appena vi arriverà a casa sarà già sicuramente ben configurato, ma nel caso la calibrazione si fa cliccando su questo pulsante qui e andate a calibrare tutte le marce: sesta, settima e ottava. Finish. Vediamo: prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava e retromarcia. Adesso andiamo a fare lo switch in sequenziale. Come vedete è cambiata anche qui l'impostazione, si è switchata nella schermata sequenziale, vedete? Lo troverete già calibrato una volta che avete calibrato la parte di cambio ad H. Per quanto riguarda la calibrazione, penso di avervi detto tutto. Altro aspetto molto interessante è che tutto funziona con dei sensori di Hall e quindi sono posizionali in quello che è lo spazio che andrà a far muovere il cambio nelle varie marce. Un sistema che in teoria dovrebbe dare molta longevità a quello che è anche il sistema elettronico di questo cambio. Ma ragazzi, adesso è il momento di farvelo vedere in azione.
Ragazzi, bentornati. Spero che il video sia riuscito a farvi vedere nella maniera più chiara possibile quello che è il feeling che potrebbe regalarvi questo cambio. Io vi dico che a livello estetico mi ha subito molto colpito con il suo form factor molto compatto rispetto anche ad altri cambi. A livello di feeling di cambiata l'ho trovato personalmente molto piacevole nella funzione ad H, naturalmente nello switch molto semplice tra l'altro per diventare sequenziale, quindi quello che è il feeling da sequenziale. Naturalmente ho provato anche prodotti più specifici, sempre della linea SimMagic, naturalmente lì si ha un feeling dal mio punto di vista molto più nitido, molto più netto di quello che è un cambio sequenziale, però in questo caso parliamo di un cambio che svolge entrambe le funzionalità e devo dire che tarato e stretto nel giusto modo darà anche ottime soddisfazioni anche nella funzione sequenziale. Per il resto ragazzi una costruzione davvero molto solida. Ho apprezzato anche che nella parte qui in alto c'è questa sorta di coperchietto che segue il movimento del cambio e che va a preservare dalla polvere tutta la parte interna dei meccanismi, e quindi sempre per un discorso di longevità e di progettazione a mio avviso un bel plus. Arriviamo poi al prezzo, 449 euro, un prezzo importante ma sono sicuro che non sarà un problema per gli amanti della frizione e cambio ad H tipo me. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. Sarei curioso nei commenti se già conoscevate questo prodotto, soprattutto come dico sempre sono curioso da chi già lo possiede, da avere anche un loro feedback che possa aiutare quelli che possono essere futuri acquirenti. Naturalmente se il video vi è piaciuto vi ricordo sempre di mettere un bel like e naturalmente per chiunque voglia supportare il canale qui sotto ci sono anche tutti i link che ho con tutte le varie aziende. Naturalmente a voi non costa nulla, con alcune aziende sono riuscito ad avere anche dei piccoli sconti per voi, ma naturalmente è un supporto che darete al mio canale. Con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima review. Ciao!